Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a cambiare l'olio e il filtro olio del nostro Honda SH300. Il lavoro è semplicissimo, l'Honda ha fatto veramente un ottimo lavoro, ha progettato veramente bene. Il tappo, vi ricordate quello dello Sport City, che l'avevano messo in un posto osceno, l'olio colava tutto sulla gamba del cavalletto, invece qui l'Honda l'hanno messo in un posto decente. A quanti chilometri dobbiamo cambiare l'olio al nostro SH300? L'Honda ci dice che l'olio motore va cambiato ogni 6.000 km e il filtro dell'olio ogni 12.000 km. Diciamo che sono sfasati, quindi il filtro dell'olio dura 2 volte l'olio. È un po' anomala come cosa, io ho sempre cambiato tutte e due assieme e continuerò a fare così. Come si sa, i costruttori si tengono sempre a limiti molto bassi, molto inferiori rispetto alle prestazioni reali degli oli che ci mettiamo. Poi se noi compriamo oli di qualità, 6.000 km ancora l'olio è buono. Ovviamente questo discorso non deve essere fatto per i nuovi motori, in quanto ancora in rodaggio, dove il cambio dell'olio è importante per l'eliminazione delle scorie metalliche presenti nel motore. Che olio dobbiamo scegliere? Che olio dobbiamo usare? L'Honda ci dice che dobbiamo usare un olio che va dai 10 W30 ai 10 W40. Che differenza c'è? Allora, se voi abitate in zone di montagna dove fa molto freddo, nevica, gela e tutto quanto, dovete utilizzare un 10W30 perché l'olio si mantiene più liquido, più viscoso a basse temperature. Invece se voi abitate in zone dove non fa molto freddo, in città, dove non nevica quasi mai, potete utilizzare benissimo un 10W40. Grande differenza tra i due è che il 10W30, avendo caratteristiche superiori, costa di più. Invece il 10W40 lo trovate a prezzi più bassi, a buon mercato, e lo trovate spesso. Invece questi con caratteristiche più alte lo si trova di meno nei rivenditori. Io qui ho un Synth 10W40, ho questo, ne ho tanti, ora utilizzerò questo, quindi va bene. Ok, andiamo a vedere gli attrezzi che ci servono. Allora, come prima cosa andiamo a comprare il filtro dell'olio. Questo è un Champion COF104, ho comprato questo perché comunque come prezzi è molto decente. Andiamo ad aprire, vediamo come è fatto dentro. Eccolo qua. Plastichina, questo è l'O-ring che dopo andiamo ad ingrassare. Questo è un filtro circolare, quindi si cambia tutto, non è a cartuccia. Per smontare questo filtro abbiamo bisogno di una chiave. Molti vendono delle chiavi fatte a padella che si mettono qua sopra, che si vanno a incastrare su questi esagoni in modo tale da creare uno svitaggio più facile con la chiave. Io queste chiavi non le ho mai comprate, io ho sempre comprato una chiave universale, che è questa. Questa è una beta e questa è una chiave a filtro a nastro semplice. C'è una lastra d'acciaio qui con i dentini che premente con questa possiamo svitare qualsiasi filtro per le macchine, per le auto, qualsiasi. Ovviamente nei limiti dello spazio, perché i filtri li mettono sempre in posti veramente angusti. Io ho comprato questa perché comunque, essendo di qualità, ha un prezzo bassissimo. Mi raccomando, andate a vedere sotto nelle descrizioni perché io vi riporto tutti i codici. Poi vabbè, qui ho una prolunga. Allora, il bullone dell'olio è un 12, qui il bussolotto, la chiave. Visto che ce l'ho, utilizzo anche la mia chiave dinamometrica per stringere in modo corretto il bullone. Dei guanti e degli stracci, uno straccio generico. Allora ragazzi, mi raccomando, andate a guardare sempre sotto nel video, nelle descrizioni, perché io vi riporto tutti i codici che vi sto dicendo, tutti i link e tutti i codici che ci servono a noi per fare questo lavoro. Ok, mettiamoci i guanti e cominciamo. Dai cazzo. Primo passo, accendo il motorino e lo faccio scaldare in modo tale che vada a scaldare l'olio, perché l'olio, essendo caldo, fuoriesce più facilmente. Mi raccomando, lo tengo acceso 3-4 minuti, non di più, perché se l'olio è bollente ci bruciamo. Quindi se noi ci abbiamo camminato, aspettiamo che si raffreddi mezz'ora, una mezz'ora buona. Se invece è freddo, lo scaldiamo un po'. Passo numero 2, svito il tappo dell'olio. Ok, possiamo lasciare così per far drenare, per far entrare l'aria. Passo numero 3, cerchiamo il filtro. Il filtro dell'olio è questo.
e dal filtro all'olio possiamo andare a cercare il tappo dell'olio drenante, quello che a noi ci interessa. Il tappo dell'olio si trova qui sotto in corrispondenza, eccolo qua. Ecco il tappo dell'olio, è questo qui. Questo è un dado da 12 con rondella. Allora mi raccomando, la rondella tutte le volte va cambiata, quindi ora vi faccio vedere come è fatta, vi dico le misure così voi la comprate. Io come al solito non la compro mai perché non ce l'ho mai a disposizione, dovrei andare dal ferramenta a comprarla, e ora vi dico le dimensioni così voi la andate a comprare. Prima di cominciare non ci dimentichiamo la vaschetta da mettere sotto al motore. Ecco qua, io ho questa bellissima vaschetta qui che ho comprato e la sto utilizzando tantissimo, utilissima. Ok, possiamo cominciare. Di là il tappo l'abbiamo svitato, quindi il primo passo è svitare in senso antiorario il tappo dell'olio. Io prendo il mio bussolotto da 12, o se avete una chiave da 12 semplice. Se non avete questa chiave, queste bussolotte, perché costano molto di più rispetto alle chiavi normali, potete prendere una semplice chiave da 12, così queste circolari sono ottime, e possiamo andare a svitare il tappo senso antiorario. Quindi, avendo la chiave da questa parte, io devo andare verso sinistra. Eccolo, eccolo qua. Eccolo, questo è il bullone dell'olio. Non vedo l'o-ring, ora vediamo se è rimasto attaccato qua. Mentre l'olio finisce di colare, prendiamo la nostra chiave beta per filtri, la mettiamo qui per smontare il filtro. La metto, stringo. Allora il filtro, anche questo, va smontato in senso anti-orario, quindi io metto così. Tanto non lo dobbiamo svitare tutto con la chiave serve solamente per stringere e per allentare. Fate attenzione che qui c'è il sensore di pressione, questo non lo toccate, tanto ne ci serve poco. Io faccio questo, eccolo, noi lo possiamo prendere in punto così abbiamo più gioco. Io tengo e stringo, ok. Ora vado a svitare, eccolo che viene, poi allento un pochino, giro e ristringo. Quando sentite che è molto morbido possiamo procedere con le mani, eccolo. Ora esce l'altro olio, eccolo qua. Fate attenzione che il filtro rimarrà pieno d'olio. Ora andiamo a pulire bene lo sporco che si trova intorno al filtro, in modo tale che non va di dentro. Allora, la rondella è rimasta incollata al carter. Facciamo attenzione, eccola qua. Con un cacciavite spaccato andiamo ad allentare, a rimuovere. Eccola qua. Ecco la rondella. Questa è la rondella, è una rondella di alluminio. Questa funge da guarnizione. Allora vi dico le misure della rondella così ve la andate a comprare. Allora, diametro esterno 22, spessore 2 mm e diametro interno 11,5 mm. Quindi voi andate dal vostro ricambista di fiducia e vi fate dare, diciamo, in anticipo questa rondella. Io ci dovrò rimettere questa che è messa malissimo perché non ne ho un'altra di questo tipo. E la rondella praticamente, eccola qua, si avvita perfettamente al bullone. È una misura precisa proprio, è la sua. Bullone con rondella di tenuta. Bene, una volta che ha finito di scolare l'olio possiamo procedere nel senso contrario. Allora io tolgo l'olio, la bacinella, metto sotto un po' di giornale per non sporcare,
Prendo il nostro bullone con la rondella nuova, mi raccomando, nuova, deve essere nuova. Andiamo a pulire un attimo qui sotto. Allora, un piccolo accorgimento: se anche voi non avete la rondella e dovete rimetterla come ho fatto io, la rondella è stata schiacciata. Noi possiamo vedere che è più convessa da un lato, mentre ha preso una piega, quindi io la devo rimettere allo stesso modo. Allora, questa parte qua che è più sporgente la vado a mettere contro il motorino, e questa parte più cava la vado a mettere così, in modo tale noi andiamo a rimetterla come era prima. Questo perché ci facilita la tenuta dell'olio. Inizialmente si avvita a mano. Una volta arrivata possiamo stringere. Il bullone deve essere stretto a 25 Newton per metri. Ora andiamo a prendere la nostra bella chiave dinamometrica e andiamo a settare i nostri 25 Newton per metri. Eccola qua, mettiamo precisamente a 25, riduttore perché questo è un attacco da 3/4, bussolotto da 12 e andiamo a stringere. Quando sentiamo lo scatto vuol dire che ci dobbiamo fermare, non dobbiamo continuare a stringere. Nei giorni successivi dobbiamo controllare che il dado non perde olio, perché se perde olio vuol dire che abbiamo stretto poco, quindi gli diamo un'altra stretta di 1/4 di giro, non di più. Ok, filtro dell'olio, eccolo qua, lo scartiamo. Qui c'è la guarnizione. Perfetto, la guarnizione è già oliata. Se per caso la sentite secca, prendete un po' d'olio nuovo oppure vecchio, fate così e la oliate. Eccola qua, così. Avvitiamo a mano. Avvitiamo in senso orario. Ok, il filtro deve essere stretto a 26 Newton per metri. Ora, siccome non ho la chiave quella speciale che si compra per questo filtro, perché con la chiave dinamometrica lo potevo fare, ma siccome non ho la chiave, perché qui non c'ho l'attacco, quindi devo fare ad occhio. Allora, stringiamo in senso orario, quindi faccio così, stringo, ecco, poi allento. Questo momento è duro perché l'o-ring si sta stringendo, si sta schiacciando. Il filtro in genere quando è arrivato, quando è stato avvitato completamente, si ferma proprio, ecco. Infatti questo, diciamo, inizialmente era stretto, sentivamo una certa forza perché si stava schiacciando l'o-ring, quindi adesso è proprio arrivato. Ok, andiamo a mettere l'olio dall'altra parte. Allora, quanto olio ci dobbiamo mettere? Se avete deciso di cambiare solamente l'olio, di lasciare il filtro dell'olio, dovete mettere 1,2 litri. Se invece avete cambiato anche il filtro dell'olio, saranno 1,4 litri. Quindi andiamo a togliere la nostra tappolivella. Questo gli diamo una pulita. Come al solito ci troviamo sempre in posti. Questo imbuto è troppo grande, via, eccolo. Questo è 1 litro, quindi io ci metterò tutta la bottiglia da 1 litro più altri 400 ml di una seconda bottiglia. Notare la differenza dell'olio: questo è olio pulito, trasparente, e quell'altro è nero, usato, cotto. L'olio si può dire che è la parte più importante del motore, la lubrificazione, perché senza l'olio non andiamo da nessuna parte. Un ottimo olio mantiene lunga vita al motore, lo rende giovane, scattante, più che altro le performance, i consumi, tutti in modo ottimale.
Allora, come si misura il livello dell'olio? L'SH300 si misura non avvitando il tappo, perché alcuni scooter ti dicono di sì, altri no. Per esempio lo Sport City 200 bisognava tutte le volte avvitare il tappo e riestrarlo, invece questo no. Noi abbiamo messo 1,4 litri, andiamo a vedere. Allora, ci troviamo qui sopra. Non vi preoccupate, vi sembrerà di averlo messo troppo, ma in verità è normale, perché abbiamo il filtro dell'olio che è ancora vuoto. Quindi quei 200 cc che noi abbiamo messo in più rispetto agli 1,2 sono proprio quelli che andranno a riempire il filtro dell'olio. Quindi adesso io accendo il motore, lo faccio girare un pochino, un attimo, un minuto, poi dopo lo rispengo e vado a rimisurare il livello. Ok ragazzi, abbiamo finito qui il video, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, guardate sotto nella descrizione, io vi linko tutti i codici, tutte le descrizioni, tutti i dati che ci servono per fare questo lavoro. Mi raccomando, visitate il sito internet www.danielproietti.it, che c'è una marea di roba. Iscrivetevi al canale YouTube come la pagina Facebook, che sotto trovate nella descrizione. Andate a vedere sempre le descrizioni sotto, perché c'è una marea di roba, ci sono tutti i link e tutte le cose che ci servono. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, e per ogni mi piace un filtro all'aria per tutti, e per ogni mi piace un filtro all'olio per tutti. Bella ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima. Ah raga, dimenticavo, mi raccomando, l'olio esausto portatelo ai centri di raccolta, che vi linko di sotto. Fatto un macello, olio di merda. Quando... no, che schifo.